In ogni caso abbiamo iniziato. Ciao Carmen, ciao Monica. Ciao. Ciao. Adesso Carmen azzera tutto quello che abbiamo detto, tutte le tue aspettative, ogni pensiero. Preparati a questo viaggio che in ogni caso sarà un successo, un'esperienza arricchente. Da adesso in poi, per circa 10 minuti, ascolta solo la mia voce. Lascia andare la respirazione, inspira ed espira profondamente. Bene, adesso inspira, trattieni, 1, 2 ed espira. Ancora, inspira, trattieni, 1, 2 ed espira. Ascolta la mia voce che ora inizierà a contare da 10 a 1. 10, 9, i tuoi piedi iniziano lentamente, gradualmente e dolcemente a sprofondare nel letto, si abbandonano verso il basso, come abbracciati dalle coperte e dal materasso. Sprofondano, pesanti. 8. Questa pesantezza inizia il suo viaggio e dai piedi sale con le gambe fermandosi alle ginocchia. Tutta la parte bassa delle tue gambe ora è pesante. 7. La pesantezza riprende la sua corsa e ora sale, sale avvolgendo tutte le tue gambe, fermandosi ai fianchi, rendendo le tue gambe pesanti. Ora la parte bassa del tuo corpo
è un monolite che sprofonda, pesante. 6. Da adesso in poi, ogni eventuale rumore o movimento attorno a te ti porta sempre più in profondità. 5. La pesantezza delle gambe ora invade la parte anteriore del tuo busto, invade il ventre e il petto, rendendo anche questa parte del tuo corpo dolcemente pesante. Sprofonda, pesante. 4. Questa pesantezza del busto anteriore ora riguarda anche la tua schiena, che si unisce al fronte e che adesso sprofonda nel letto. Tre. Le spalle, le braccia, pesanti. 2. Il collo, la testa, pesanti.
Uh, pesante. Carmen, conto da 1 a 3 e al mio 3 vai a un ricordo, a un sogno o a quel sogno. 1, 2, 3. Dimmi cosa vedi. Allora, prima, mentre parlavi, stavo vedendo un po' di mi venivano in mente delle immagini di animali. Ho visto prima un orso e poi un cavallo. Mhm. Adesso sono andata in quel sogno e, e ci sono io che sto camminando in in mezzo alla gente, insomma, in mezzo alla strada e, e basta. Ci sono io che sto andando, voglio andare a casa, ecco. Mhm. Le persone ti ostacolano. Mm, è un po', è come se ci fosse tanto traffico, traffico umano, nel senso per strada, e, e quindi devo fare un po' di slalom tra una persona e l'altra. Intonano infine il canto. E, vedo che muovono, boh, non lo so. Lì dove sei, guardati le mani. Mhm. Come le vedi? Mm, sono le mie. Stai guardando i palmi o il dorso? Il dorso, Dove ti trovi? in mezzo alla strada, Che stagione è? su marciapiede. È primaverile, Giorno? sì. Che ora circa? Tipo pomeriggio presto. Dove stai andando? A me viene da dire che sto andando a casa. Vediamo. Vai un po' avanti nella scena. Mm, Sei a piedi, sì. sì. Sono davanti a questa porticina in legno, piccolina, e voglio mettere le chiavi per entrare. Casa tua?
Sì, Entri sì. e che succede? C'è un corridoio molto lungo. Non lo so, io vedo che sono tranquilla, nel senso che poggio la borsa, le cose. Beh, è casa tua. Mhm. C'è questo corridoio a casa tua. No, è come se nel sogno fosse casa mia, ma non è la mia casa attuale. Mm? Vai un po' avanti, vai a un momento importante in questa tua casa ideale o immaginaria. Mm, una festa, forse qualche compleanno. Mm, Non so, non so chi sono queste persone. Quindi non è casa tua, o sì? Sì, però è come, cioè nel senso non sono i miei parenti attuali. Li sento tipo amici, però non ho. Nel sogno sono, in questa visione sono tuoi parenti, ma nella realtà Sì, tua non sì. lo sono. Mm, Monica, Ma intanto volevo dire a Carmen all'inizio, quando lei ha visto quei due animali, che il cavallo è il mio animale guida e l'orso è un animale che io vedo spesso in eterico qua dalle mie parti, quindi lei era molto connessa a me. mm, Eh, Poi per quanto riguarda quando lei a un certo punto ha detto sto camminando sulla strada, io ho visto che a un certo punto lei si fermava su questa strada d'asfalto e annaffiava dei fiori che erano cresciuti lì sull'asfalto contro un muro, come se lei volesse dare l'opportunità a chi ha lottato tanto per vivere, per riuscire ad esserci. Poi questa casa io l'ho vista tipo con una staccionata fuori e in questo corridoio lungo io ho visto anche tipo un prato, scusami, un tappeto disteso a terra. verde? Sì, esatto, Mm. per ciò che mi è scappato prato. E in questa festa che lei dice, a me sembra che non siano tutti viventi, alcuni sono dei disincarnati. mm. C'è la zia di Carmen in questa festa. Sì, sì. Carmen, cercala. Mhm. Ci sono tante stanze. In realtà è come se fosse in questa festa, quindi siamo tutti in una stanza. Mi sembra di vedere tipo una torta. Eh, sto cercando lei. Ma adesso è come se fosse venuta da un'altra stanza e ci siamo prese le mani. È come se io la stessi cercando e quindi lei è venuta e ci siamo prese per mano. La chiami zia, come da piccola. In realtà no,
perché ho come la sensazione che siano altri momenti, che non sia questa vita, quindi boh, come se fosse un'amica. È simile, ma non è... O forse perché non la sto guardando bene, non lo so, perché ho timore a guardare, boh. I capelli scuri glieli vedo. Lei aveva i capelli proprio neri. Monica, cosa ti dice la zia? No, mi fa vedere un gomitolo di lana color glicine. Mm. E dice a volte vorrei essere invecchiata. Mm. È Lei andata cuciva. bene così. No, ma è andata bene così. Dov'è adesso Monica? Lei mi risponde, io sono nell'infinito, in un infinito d'argento. Si è reincarnata? Questo il gioco non consente di dirlo. Io lo rispetto. È nel portale Aure? Sì, sì, vedo che ha portato anche dei confetti bianchi Per chi? per Carmen, come se fosse per lei una nuova nascita. Glieli dà? Sì, gli dice che sono al gusto di pera. Mm, perché pera? Non ho idea. Ma hanno dentro la mandorla o il cioccolato? Hanno la mandorla, però forse sanno di pera anche, sono aromatizzati alla pera. Non so. Che messaggio diretto dà alla nipote? Sono passati tanti anni, l'ha vista a 6 anni l'ultima volta. Ha a che fare qualcosa con il femminino. Non so, una dea femminile, come se gli dicesse scopri la dea femminile che c'è in te, il femminino forte, l'energia forte femminina. Mm. E poi vedo che le accarezza la mano sinistra, la fede anulare. Perché? Io sento che lei dice questo è in te. Ovvero? Allora aspetta, perché per farci capire, non so, ci porta fuori nel giardino. eh, e questo giardino lei mostra un pozzo profondo, e mi fa vedere che l'anello del matrimonio è lì sul fondo del pozzo. Lei dice pure c'è, perché tu pensi che sia sul fondo e invece c'è. E questo pozzo è dentro al tuo giardino e il tuo giardino è parte della tua casa.
Carmen, cosa vedi? E ho visto tutta la scena che ha detto Monica e questo pozzo sta in questa casa qui. Alla fine di questo corridoio c'è questo giardino. E, e ho visto le scene tipo come una matriosca, no? Una dentro l'altra. Quindi l'anello nel pozzo, il pozzo nel giardino nella mia vita, insomma, e tutto questo sono io poi. Quindi c'è tutto e va bene così. Cosa vedi che lasci come messaggio alla zia per salutarla? Eh, Grazie, l'ho ringraziata. E ho sempre perché sento che le dico e spero insomma che tu non abbia sentito troppo dolore perché quello poi è quello che io ho percepito da piccola che lei insomma abbia sofferto e lei mi accarezza, sento che mi accarezza il volto. E cosa le risponde Monica? Sento che dice che sì, è vero, ha sentito tanto dolore, ma che è passato Mm. e, e che mi fa vedere dei piedi nudi sul prato, come se se tu fai questo, lei riesce a connettersi, a farsi sentire forte a te. Ah, mm, poi dice, riferito specificamente a Carmen, non c'è rimpianto, non c'è rimorso, c'è vita. La salutiamo. Sì, le dice, togli la carta stagnola. Da dove? È come se lei, come se Carmen tenesse qualcosa dentro questo involucro, come la carta stagnola che non fa respirare. E non so, perché sembra un pistone. Adesso non so se nel corpo qualcosa può essere simile a un pistone. Togliere questa carta stagnola. Sai, sono anche delle immagini molto simboliche. Penso che derivi molto anche dal fatto che Carmen è una poetessa e quindi dà delle immagini che magari io faccio anche fatica a capire che cosa sono, ma che per qualche ragione a Carmen possono arrivare. Che interpretazione dai a questa carta stagnola, Carmen? Sì, tutti trattenuti, no? La carta stagnola trattiene un po' tutto, calore, eh, eh, fragranza, ogni cosa. Eh, Non lo so, io ho visto un po' gli organi del plesso solare e poi anche l'intestino, alcuni punti dell'intestino, come pistone.
La salutiamo. Monica, andiamo al calcolo, alla cistifellea. Dimmi se su un piano esoterico, energetico, lo vedi. Diciamo che quando adesso Carmen ha parlato del plesso solare, no? È come se quando lei ha messo l'attenzione lì, eh, si è staccata questa carta stagnola e si sono sostituiti dei fiori. Quindi ho visto un fiore di colore rosa e uno coi petali gialli, che poi il giallo è proprio il colore lì del terzo chakra. E vedo adesso come se la sua cistifellea fosse appoggiata al centro di questo fiore giallo. Come se mi dicesse che ha voglia di essere se stessa. Ha voglia di essere libera, non più gravata. Qual è la causa esoterica di questo calcolo? O come un peso, come un carico, come se Quale? fosse davvero un sasso. E la sua cistifellea, adesso che è appoggiata sulla corolla del fiore, dice: Se io sono appoggiata qui, non può esserci un sasso, altrimenti il fiore si fletterebbe, si affloscerebbe. Io, nella mia essenza reale, non ce l'ho. Questo ammasso. È come se mi facesse vedere che lei è appoggiata, la cistifellea è appoggiata sulla corolla del fiore e c'è come una specie di, adesso viene proprio fuori come se fosse una pietra, un piccolo masso che è di fianco, come se fosse scostato di qualche millimetro. Se piano piano questo masso si allontanasse sempre di più. Da adesso in poi? In questa immagine sì. Quando è nato? Quando si è formato il primo millimetro di questo sasso? Mi dà l'impressione come se Carmen si stesse contorcendo le budella. Quindi c'era questa specie di strizzamento interiore in lei. Causa di quale evento, persona, fatto, sogno, lutto, evento. In parte lo vedo legata a sua madre. È come se sua madre, non posso dirti, questa specie budella che si strizzano, no? Come se sua madre torcesse da una parte e Carmen torce dall'altra parte per cercare di liberare questa torsione. Però la madre di nuovo riavvita queste budella. Sento come la mamma che dice è qualcosa tipo eh, tutti questi grilli per la testa, basta. Non è bello far parlare di sé nel paese. C'è un ruolo scelto che va portato avanti. Carmen, come la vedi? Eh,
Forse insegno proprio di quello che sta dicendo mentre Monica parlava, io me ne stavo andando tipo per i campi, sai, con un bel vestito estivo, con i piedi scalzi, per i fatti miei, insomma, sorridente, allegra, saltellando. È come se in realtà quando lei fa così viene negata questa parte mia, una parte più naturale, più selvaggia, tra virgolette, nel senso proprio più natura. Però questo è avvenuto. È come dire, il sasso, cioè, Mm. Eh sì, e come faccio? chiamiamola, chiamiamola la mamma nel cinema con tuo marito e i tuoi tre figli. Figlia 1, figlia 2, figlio 3. Mhm. Come li vedi, Carmen? Chi arriva per primo? Il piccolo, tutti e due i piccoli, poi vabbè, tutti e tre. La prima è molto, molto posata, però viene anche lei. Vengono tutti in realtà. Mm. E secondo me loro riconoscono molto bene questa mia parte un po' diversa, se possiamo dire così. E, e il gioco è che loro la tengono a bada, io dovrei non fregarmene, insomma, no? Essere comunque me stessa, però. Cioè, è come se vedessi che è un film, ecco. Monica, li vedi? Dunque, quello di mezzo dice mia mamma è una sciamana e poi dice shh, come se però non Che- volesse che si parli di questo. La bimba, la seconda, Mhm. che peraltro soffre di asma. Mhm. Per me lei è quella più ricettiva su questi argomenti. Cioè, è Quella come se grande, fosse, mm, scusa, no, è come se fosse più pronta. Dicevi la grande? grande è come se fosse adulta, diciamo, no? Mi arriva come una maggiorenne, facciamo. Mm, mm, mm. Poi io so che non lo è, ovviamente, No. però è come se fosse anche a tratti un po' impertinente. Mm. Perché dice io ormai, cioè, sono grande, io sono adulta, so dove devo andare, non mi devono dire gli altri cosa fare. È lei. E il marito? Lo vedo un pochino con gli occhi in giù, eh, è come se fosse molto commosso, addolorato, mm, e lui dice, eppure io mi sento parte di questa cosa. Monica, Questa cosa è proiettiamolo, anche mia. proiettiamolo sullo Mhm. schermo. Andiamo a una vita parallela consistente, sostanziale, importante che lega Carmen al marito. Qui Carmen è una donna, credo più grande di come lei è adesso. Mi sembra più verso la sessantina, diciamo, no? E prova a togliersi la vita, andando con la propria macchina contro un albero. Eh, Interviene quello che adesso è suo marito
Lì è più giovane di lei, e come se la traesse in salvo perché la macchina inizia ad incendiarsi e lui, sì, qualche bruciatura la riporta. Comunque riesce a tirarla fuori dall'auto. Poi salto la scena, non so, adesso sono già in ospedale, quindi lei è ricoverata. Ehm, Penso che in lei scatti qualcosa come di gratitudine. Mm, Però lui l'ha fatto solamente come un gesto umano. Eh, un giorno vedo che lui la va a trovare insieme alla propria moglie e lei inizia tipo a provare odio, risentimento verso di lui, un misto di cose, dolore. E lui poi capisce che non ci deve più andare. È una vita un po' drammatica, sai? Perché, non so, forse mi sposta ancora più avanti nel tempo. Lei di nuovo poi si toglierà la vita e ci riuscirà. Andiamo dopo questa vita nell'oltre. Loro si mettono d'accordo per ritrovarsi in questa e frequentarsi da adolescenti a oggi. In questa in cui Carmen avrà paura di perdere la vita, sapendo che lì è stata lei, no? A disprezzarla, ad allontanarla da sé la vita. Questa Adesso è attuale. come se... Sì, Mhm. ok? Quindi è ovvio che lei non ha ricordo di quello, però il riflesso è proprio questo, aver paura di perdere questa vita. Visto che là l'aveva disprezzata, dice magari qua me la tolgono perché non merito, no? Visto che non sono riconoscente verso la vita. Rimane di fondo questa... qua è come se... eh, vediamo un po' che dinamiche si creano qua. Eh, come se tu lì mi hai amato senza neanche sapere chi io fossi. Mi hai amato perché lì ero un salvatore. Adesso in questa vita voglio vedere se tu, conoscendomi, mi puoi amare. La questione è proprio, davvero si può amare una persona così e non si può amare una persona che conosci? Mm. Forse anche in questa attuale vita Carmen potrebbe aver avuto, non lo so questo, degli invaghimenti per persone che non conosce, Mhm. perché la sfida di questa sua vita è amare qualcuno che conosce molto bene. Mm. Esiste la fiamma di questo uomo? E di questo uomo qua attuale, di questa vita stiamo Sì, parlando giusto del marito adesso? di Carmen, sì. Sì, ok. Mm. Ma è come se lui mi dicesse, ma la mia fiamma è la mia famiglia. Mm. Ma esiste la donna? Eh, no, non è la stessa concezione, capisci? Esiste la fiamma di Carmen? Allora, e la fiamma non è che è quella, no, con cui rimanere necessariamente tutta la vita, ok? Con cui fare magari un pezzo importante, anche molto breve,
Io al momento attuale la vedo tipo con uno che potrebbe sembrarmi un po' tipo un poeta maledetto. Invitiamolo. Potrei Mm, alzarmi proprio un minuto? Un Sì, secondo? Eh, sì, scusate, eccoti Carmen, scusate. tranquilla. Anzi, conto da 5 a 1 e torni ai protagonisti del cinema. 5, 4, 3, 2, 1. Entra Monica, il poeta maledetto. è bello. Tipo pirata. Ha uno sguardo spavaldo e tormentato allo stesso tempo. Alto. Alto? Mm. E Carmen dallo schermo lo vede. È tipo come se si stesse un po' sciogliendo. Cioè come se, mamma, quanto è bello. E proprio sento come battere il cuore. Come se fosse un bello impossibile. Monica, come si chiama il progetto di Carmen? Mm, a gonfie vele. La sua anima vuole che lei proceda così, con il vento in poppa, con il vento che le accarezza il viso, con forza di volontà e con grande concentrazione. Come si chiama la sua anima? Poesia. E lo spirito? Bagnasciuga. Vibrazione. Mm, Adesso Mm, sì. 114. Consapevolezza. Mm, 202. Anima. 58. Vite. 1071. Cervello. 11,5. Vabbè, suscettibilità ipnotica. Allora, adesso ha staccato, quindi è un po' scesa, sai? Mm. Mm. Eh, Dunque, prima avevo visto 75, adesso lo vedo su 63, 3D. 49, Vivacità animica. 100. Ha delle entità eteriche. Individuiamole, visualizziamole solo. Ma dunque io vedo come una cornacchia che va a prelevare i semi che lei ha interrato e che strappa i fiori che lei ha accudito. Come se dicesse, quello di cui tu non ti curi, io lo porto via. Mm. E poi c'è una formica che è come se volesse far molto leva sul suo senso del dovere, sui suoi sensi di colpa e anche su tutto un discorso di gestione di tempo e di soldi. E basta. Mentali? Aspetta. Dunque, ce n'è una collettiva e la famiglia non si tocca, in cui
diciamo così, che i bisogni dell'individuo sono nettamente dietro rispetto a quelli della famiglia e deve rimanere unita a dispetto di tutto. Poi ce n'è una individuale, sua, personale, che si chiama FIFA, come se le Mamma mia. volesse. Eh, All'organizzazione del calcio, giusto? Tra l'altro. L'altra. E niente, le vuole instillare diverse tipi di paure, Mhm. piccoli e grandi. Mm, basta. Che livello? Mm, a volte anche quattro, a Ci volte sono, due. ci sono impianti. Guarda, è come se ci fosse una specie di collegamento tra una ventosa che lei ha sulla testa, quelli che potrebbero essere alcune input che gli arrivano dalla mamma barra dalla società, Mhm. mm, che sono comunque sempre quelle di non avere troppe fantasie per la testa e di non uscire troppo fuori dal coro. Monica Carmen chiede di ritrovare, di rivivere la nascita, la propria nascita, a proposito di mamma. Ecco, mi arriva proprio il Chuck si gira con quella lavagnetta, sento proprio il rumore, perché lì inizia il film, no? Mhm. Inizia la recita. E quindi nella recita, ehm, sì, mm, vedo Carmen che è molto stambecco, veloce, molto rapido, anche imprudente, Mhm. eh, tante sfide, no? Magari altri bambini avrebbero paura ad affrontare, no? Eh, poi è come se mm, chi c'è intorno dicesse, sempre per un accordo precedente, sì, ma adesso dobbiamo cambiare il corso di questo tipo di copione. Eh, perché, se ben ti ricordi, lei ha scelto noi, lei ha scelto questo preciso luogo geografico, quindi il copione va cambiato, va ribaltato. Quindi vedo che viene sostituito questo stambecco con una carinissima lumaca. Questo quando lei però è più grande, magari lei vuole più soffermarsi sulla parte della infanzia, però boh, a me viene il film così e scorre tutto. E, e vedo appunto lei come diventa molto introspettiva, quindi la lumaca con il suo guscio. Vedo lei che va con questa sua casa, quindi comunque un forte legame, no, con la casa intesa anche come famiglia, e mi fa vedere come effettivamente questo guscio sia a forma di spirale. E diciamo così che la puntina di questa spirale me la fa vedere che è rappresentata comunque da suo marito. E nel complesso questo guscio rappresenta, diciamo, anche l'unità familiare, che ci sta anche da individuare con la casa, con le loro abitudini, con la loro routine. Ehm, mi fa vedere lei così che va avanti con comunque con determinazione, ma in maniera molto lenta, molto anche paziente. È il suo animale guida, quindi la chiocciola. Sì, ed è come se chiedesse ora di poter in qualche modo dialogare e collaborare con lo stambecco. Come? Non vuole essere schiacciata,
che rischio, insomma, sto un becco così impavido, che è come se dicessi, ora ci sono anch'io. E io l'ho fatta crescere tanto, io l'ho fatta evolvere tanto. Lo Con stambecco ha fatto questa, evolvere la chiocciola. no, la chiocciola dice, di Carmen, io l'ho fatta Ah, evolvere tanto. Io l'ho fatta tanto entrare dentro se stessa. Io le ho fatta capire che cosa significa rigenerarsi e Mhm. la possibilità di autoguarirsi. Lo stambecco non avrebbe potuto farlo. E lui ha altre lezioni con sé da portare, ha altri aspetti. che sono Però passati. adesso che sono passati che possono essere recuperati, ma nel rispetto anche della lumaca, che non vuole essere buttata via. Monica, visto che c'è la lumaca, lavaggi epatici, sì o no? Allora, la risposta non è facile perché vedo che cambia continuamente nel tempo. Nel momento attuale in cui me lo chiedi, la risposta è no. Non escludo che questa risposta possa cambiare, però allo stato attuale delle cose la risposta è no. Perché lei non vuole adesso. Allora, sì, perché si creerebbero effettivamente degli effetti collaterali. Ehm, delle resistenze, anche tipo come se lei a un certo punto arrivasse a fare un po' di confusione, non fa le cose bene, si dimentica alcuni passaggi, cose così, no? E quindi questa cosa non va a buon fine se non fatta correttamente. Mhm. Ehm, poi è come se mi parlasse anche un po' di debolezza. Mhm. Ehm, È come se questo potesse, magari anche solo nei suoi pensieri, pensare che si può ripercuotere sui suoi figli, no? Il fatto che lei è stanca e non riesce a fare cose. La strada potrebbe essere quella mista, ovvero una distruzione e riduzione in più pezzi del calcolo per via ultrasuoni, quindi attraverso la medicina, se si può, io non lo so, eh. E poi il lavaggio epatico per l'espulsione. Ah, mi metti un po' in difficoltà perché su queste cose mediche magari io non voglio tanto entrare. Mm. Perché quello che vedo è proprio la lumaca che adesso sta andando sopra questo masso. Mm. Ed è come se vedessi la coccinella cistifellea che è contenta, no, di questo intervento della lumaca, come se proprio con la sua bava, diciamo così, no, riuscisse effettivamente in maniera graduale quasi a corrodere. Eh, Un cambio di alimentazione? mm, vediamo un attimo. Mm. Di stile di vita? Allora, questi aspetti sì, però per esempio anche questo non drastici, non radicalmente differenti da quelli che lei fa adesso. Ehm, perché va come rispettata questa attuale natura di gradualità. Eh, però, per esempio, una cosa che io vedo è come se mh, quello che ha detto la figliola di mezzo, no? Che lei è una sciamana. Provare lei stessa a
solo per pochi minuti al giorno, a ritornare sciamana, con le mani posizionate, lì, Lì. E dove ce l'ho adesso? ricordandosi che lei è una sciamana, senza che sia un pensiero costante, ok? Anzi, funziona di più se concentrato per poco durante la giornata. Monica, il calcolo cosa le dice? Sono un tuo grande maestro, cosa vuoi da me? Quale insegnamento porta? Di entrare dentro a... ecco perché la lumaca è sopra il calcolo, non solo per andarlo a corrodere, ma per entrare dentro, no? Come fa la lumaca che si ritira dentro il proprio guscio, come la possibilità di entrare all'interno di questo calcolo e vedere cosa c'è dentro. Entriamoci. C'è come il marito che ha un coltello piantato nella pancia. C'è lei, tipo che si strappa i capelli. C'è sua madre con una croce grande, un crocifisso, sì, una croce. C'è qualcuno che piange, forse il bambino che piange. Questa potrebbe essere una paura. Mm. Ci sono dei soldi, anche quello un po'. I soldi vengono, vanno, vanno, vengono. Mhm. Cosa dice poesia di tutto questo? L'anima. Come se la riportasse al sogno che lei ci ha raccontato e le fa notare che questo è il sogno come è stato attivato in origine, ma che è un sogno lucido e quindi lei può trasformarlo. Se si accorge è un sogno. Il sogno dove le dicono delle cose, no? Quelle persone. Posso dirle queste parole, Carmen? Mhm. Guarda bene questa salita, è proprio vero, è una gran fatica, ma questo è proprio un gran bel giorno, abbi coraggio e attiva il sogno. Attiva appunto affinché non rimanga passivo il sogno, dove diventa Carmen la protagonista del sogno, lo gestisce, lo dirige. Come? I figli che fanno nel cinema? No, la grande adesso dice, ma a me mi dispiace però se mia mamma non sta bene. Ecco, in questo momento è come se la sentissi improvvisamente un po' mammina, no? Adesso lei volesse un po' dire. Ma Carmen è stata sciamana, Sì, visto che sì, sì, oggi è un po' che assolutamente. chiamiamo la sciamana Carmen di un'altra vita. Penso, aspetta, Perù, Venezuela, Perù facciamo, mi sembra Perù. Um, Adesso qua si presenta come una donna molto anziana, con questa età indefinita, eh, e ha un sorriso bellissimo.
come Carmen d'altronde, molto simile il sorriso. Come si chiama? È piena di rughe, ma poi quando sorride ha questo sorriso giovane. Bittu, Come? Bittu. Uniamo queste due vite. La sciamana è felicissima, mamma mia, cioè sprigiona un'energia che sa di terra, che sa di forza, che sa di gioia vitale proprio. E al confronto, io che Carmen la vedo molto bella, la vedo grigia, no? E che è incredibile. eh, Come questa sciamana, boh, abbia poi radici, mani, radici, piedi, radici. Eh, Mi fa vedere come anche se si trasformasse, adesso si è trasformata in una tigre, poi in un rapace, in un corso d'acqua. È una cosa incredibile. Vedo che nel frattempo, mentre fa queste mutazioni, tiene per mano Carmen. E Carmen mano a mano diventa anche lei sempre più colorata, sempre più vitale. Mm. Adesso vedo Carmen come se fosse un soffione, quello che viene dopo il tarassaco. Ed è come se in qualche modo, dandogli la mano, Carmen fosse tornata indietro. Vedo che è come se ripercorresse la sua vita. Adesso mi sembra che sia tipo alle scuole elementari. Sta irradiando di linfa vitale tutta l'esistenza di Carmen. E sta soprattutto portando questa linfa verde nel periodo adulto, diciamo dai 20 anni in poi. E soprattutto nel periodo finale, diciamo negli ultimi, credo, 10 anni, vedo che sta portando tantissimi petali di fiori, ma anche frutti, boh, sembrano dei mirtilli. Adesso la invita a ballare. Fanno un ballo così, tipo in cerchio, si danno le mani, fanno come delle piroette, delle giravolte. Stanno ballando insieme. Adesso Carmen finalmente ha colori e vedo che la fa proprio volteggiare per aria, sembra quasi che stia volando Carmen. Un passerotto azzurro. Vedo che si è fermata a guardare tutta questa scena e commenta cinguettando. Insieme vanno al cluster. Mm, magari lo vuole vedere lei. Vuoi andare, Carmen? Eh sì, a me sembra di vedere dei muretti a secco, sbriciolati. Ogni tanto si trova qualche grande sasso a terra. Che ne fai? E prima li stavo raccogliendo, così stavo cercando di ripulire alla meglio, poi ho preso un, un grande sacco, ma proprio grande, tipo un lenzuolo va, e ci ho messo tutto dentro e l'ho buttato via. Adesso
c'è una distesa mm, a- verde, per metà azzurra, come sono le pianure qua dalle mie parti, pulitissima. Anche il cielo è pulito. Questo è il tuo ad eternum, un paesaggio pulito. Mm. Riesci a vederlo, un avatar, l'avatar? Eh, non so, tipo, mi sembra di vedere tipo una carta stropicciata. Monica, come lo vedi? Mm. Sì, sì, avevo visto un foglio in cui ci sono tutta una serie di ordini a cui lei deve obbedire. Mm. Lo buttiamo? Sì, sì. E si è aperta una voragine sotto. Non Monica, riesco a, Mhm. Dimmi, dimmi. no, non riesco a capire bene questo ambiente dell'avatar. Non lo Se- capisci? no, non so come mi viene questa immagine. Monica? Sì, ho visto questa botola, diciamo così, a terra, dentro cui cascava l'ufficio e in Ecco. particolar modo finale c'è il foglio che si appoggia a tutto quanto e quindi la botola si chiude. E infatti vedevo un ufficio, non capivo se, cioè mi sembrava un ambiente freddo, no? Tipo una stanza appunto con un Ufficio. ufficio. Monica, c'è ancora qualche interferenza dopo queste due azioni? Allora, no, è come se vedessi che subito di qui a breve, no? Tipo ci sono come delle piccole sfide, no? Delle prove per Carmen. E, e lei è pronta. Vibrazione, Adesso vedo 444, consapevolezza, 223, anima, 56, vite, mm, 905. quella della sciamana c'è, Sì, quella del suicidio, allora è un po' cambiata, ma l'ha conservata. cervello, Mm, Senti, io vedo quasi, cioè 13, sinceramente. vabbè, 3D. 24. Monica, messaggio della figlia primogenita. Vorrei più libertà, che lei parla un po' così come se fosse grande, Della vorrei più seconda, libertà. E sento le tue mani del piccolo. e mi fai divertire. Il piccolo? Dice a Carmen, mi fai divertire. Del marito. Mm, ho bisogno di cercare più dignità in me.
a volte è come se camminassi in ginocchio. Del poeta maledetto. Mordi e fuggi. Messaggio di Carmen a tutti costoro. Mm, Siamo solo personaggi, siamo solo maschere. Eh, Vedo che fa come un segno anche di inchino, di ringraziamento, come se si rendesse conto che loro sono il pubblico, ma sono anche presenti sul palcoscenico con lei. Messaggio a se stessa in relazione alla sua passione per il teatro. Vedo che ride e butta dietro la testa, no? Proprio come se fosse una fragorosa risata. E dice, eppure è tutto così semplice. Messaggio di Carmen alla chiocciola. E vedo che ce l'ha sopra una mano e dice, sei la parte tenera, e poetica di me. Alla coccinella. So prendermi cura di te. Allo stambecco. Anche tu sei un mio alleato, calibrato a tutto il resto. A se stessa e alle sue 905 vite. È un piacere, questo vortice di danza. Eh, Mi sento sempre più completa e intera. Come ti senti, Carmen? Un calore bellissimo, mi sento bene. Vuoi aggiungere qualcosa? E, mm, volevo, no, volevo dire che è tutto, alla fine è tutto perfetto così. E poi volevo fare un saluto che mi sono dimenticata nei punti, Lucio, Mhm. alla, all'amica Selva che sapeva di questa diretta. E niente, volevo mandarle un saluto. Era nel cinema, Monica? Allora, ho visto che lei è come se in maniera molto discreta si sia messa sul fondo, rendendosi conto, che c'era proprio tutta una questione familiare. E lei è rimasta lì, da parte, con un sorriso gentile e molto partecipe a guardare tutto, Rispettosa, diciamo, della situazione molto, privata. molto. Va bene, ragazzi, abbiamo finito. Carmen, disconnettiti da tutto e tutti. Dimenticati tutto. Torniamo. Quando dirò 5, sarai al tempo presente dal quale ti sto parlando. 1. Il tuo corpo diventa sempre più leggero. 2. Si alleggerisce nell'ordine che più preferisci, dall'alto in basso, dai piedi alla testa, dalla destra alla sinistra e viceversa. 3. Si rigenera, si guarisce, si ricostruisce. 4. Si illumina e si alleggerisce. E 5. Apri